Ciao a tutti e benvenuti in Sciottini d'autostima, il podcast che ti fornisce spunti concreti per accrescere di giorno in giorno la fiducia in te, sia nella tua vita personale che professionale. Noi siamo Nicola e Salima, coach certificati di autostima ed esperti delle migliori tecniche di coaching al mondo, tali la neuroscienza, la programmazione neurolinguistica, l'ipnosi, le tecniche di liberazione emotiva, la time therapy ed il life and success coaching. In Rebirth Coaching usiamo queste potenti modalità per aiutare i nostri clienti in tutto il mondo a sostituire le loro paure, traumi del passato o blocchi mentali con il sistema di convinzioni che necessitano per costruirsi una vita e carriera di successo che dia loro piena soddisfazione. E ancora una cosa, oltre a questo nostro ricco curriculum, siamo partner sia nella vita privata che professionale. Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata del nostro podcast Sciottini d'autostima. Io sono Salima E io Nicola. e siamo tutti e due coach certificati di autostima per Rebirth Coaching. Nella puntata di oggi andremo a parlare delle emozioni, come capire le tue emozioni e come gestirle al meglio. Ma prima di tutto, cosa sono le emozioni? Le emozioni sono semplicemente l'espressione dei tuoi sentimenti e quindi sono direttamente legate ai tuoi filtri interni o, come diceva Nicola un paio di puntate fa, al tuo paradigma del mondo. Quindi, a secondo dei tuoi valori, delle tue aspettative, dei tuoi desideri e dei tuoi scopi nella vita, proverai determinate emozioni che potenzialmente possono essere molto diverse da quelle provate da un'altra persona nella stessa identica situazione. Quindi le emozioni, essendo questa espressione dei sentimenti, sono nient'altro che la rappresentazione della tua personalità. Siamo soliti suddividerle in due parti, le emozioni positive e le emozioni negative. Le emozioni positive sono frutto di quelle situazioni che soddisfano i nostri bisogni, i nostri scopi, i nostri desideri. Ed esse si manifestano come felicità, come amore, come gioia, come calma, tutte quelle emozioni che ci fanno stare bene. Le emozioni invece negative si formano da quelle situazioni invece che non soddisfano i nostri scopi, i nostri desideri, oppure quando c'è un evento che limita il raggiungimento del nostro scopo. In questo caso quindi si crea un'emozione negativa come la rabbia, la paura, la tristezza, emozioni quindi che ci fanno stare male. Quindi, a prescindere da come etichettiamo un'emozione positiva o negativa, un'emozione è un valido indicatore degli interessi di qualcuno, dei suoi desideri, delle sue aspettative e dei suoi obiettivi. Le emozioni ci aiutano anche a capire quali sono le convinzioni, cioè le credenze di una persona. Il ruolo di ogni emozione è di preparare il soggetto all'azione. Azione che può essere di 3 tipi a seconda della sua personalità: fuga, lotta o congelamento. Lotta è il mio caso, fuga il caso di Nicola per esempio, congelamento il caso di Samsara, quindi pensate un po' come un coniglio che si ferma completamente congelato di fronte ai fari di una macchina e quindi a seconda della situazione spiacevole che state vivendo potete prevalentemente reagire in uno di questi modi: lotta, fuga, congelamento. A seconda del proprio sistema di pensieri, di convinzioni e anche dell'ambiente esterno, elaboriamo in un certo modo le informazioni del mondo esterno. E questo succede prevalentemente per via dei filtri che abbiamo, ma anche per via dell'emisfero prefrontale,
che è proprio il luogo in cui viene elaborata l'informazione che riceviamo dal mondo esterno. Poi questa informazione diventa emozione sia per via dell'amigdala che dei gangli della base, che proprio elaborano la risposta emotiva. Sì, e inoltre cosa ci provocano le emozioni? Come vengono manifestate? Beh, abbiamo degli effetti fisiologici veri e propri quando stiamo provando un'emozione. Si attivano quindi diverse parti del nostro corpo e altre magari si disattivano proprio per risposta, come diceva Salima prima, in merito alla lotta, fuga, congelamento, per prepararci ad affrontare una determinata azione. Per esempio, tra le conseguenze delle emozioni che proviamo nel nostro corpo abbiamo il dilatamento delle pupille, quindi ci prepariamo per osservare meglio la situazione intorno a noi. Abbiamo magari un'accelerazione del battito cardiaco oppure un rilassamento del battito cardiaco. Abbiamo la secrezione di ormoni. Gli ormoni vengono prodotti in diverse aree del nostro corpo, tra cui anche l'amigdala, come diceva Salima prima, e in base alle emozioni che proviamo creiamo un tipo di ormone diverso. Per esempio, quando abbiamo paura si produce il cortisolo, quando siamo molto eccitati si produce l'adrenalina. Altri effetti fisiologici delle emozioni sono il cambiamento del flusso sanguigno nel nostro corpo. Quando abbiamo una reazione di lotta, il sangue viene spinto direttamente nelle nostre braccia, nei nostri arti, nelle nostre mani, proprio per combattere. Altre volte, quando proviamo per esempio le emozioni di stress, il sangue viene a concentrarsi all'interno del nostro organismo, negli organi vitali, proprio per far sì di salvare le parti del nostro corpo che sono più importanti, e quindi c'è un deflusso del sangue dagli arti e dalla testa verso la parte centrale del corpo. Potete quindi immaginare, in base alle emozioni che proviamo, quanto sia importante controllare e gestire le nostre emozioni, perché abbiamo degli effetti fisiologici così importanti, così seri, che se per caso le emozioni perdurano per troppo tempo, quindi diventano croniche, è possibile anche instaurare delle malattie non così piacevoli. Quindi in conclusione, grazie alle spiegazioni scientifiche e di neuroscienza che ci ha dato Nicola, sono sicurissima che avrete capito quanto sia fondamentale ascoltare le proprie emozioni per capire cosa stanno cercando di spiegarci. Sia le emozioni positive, ovviamente, ma anche e soprattutto le emozioni negative, perché racchiudono delle informazioni utili da usare in futuro quando una situazione simile si riprodurrà. Quindi d'ora in poi vi incoraggio veramente a guardare le vostre emozioni come alleati preziosi e non più di cercare di sopprimerle o reprimerle come lo fa la maggior parte della gente con le emozioni negative. E per questo il coaching e la PNL giocano un ruolo veramente fondamentale, perché vengono a lavorare veramente sulla parte prefrontale del cervello in modo da riprogrammare i dubbi, incertezze, insicurezze, paure, convinzioni limitanti, ma anche abitudini disfunzionali che potete avere, in modo che queste non interferiscano più con il modo in cui percepite una situazione esterna. E quindi quando una volta qualcosa vi faceva paura, se andiamo lì a riprogrammare la paura, a toglierla e riprogrammarla con una risposta positiva, d'ora in poi in una situazione simile non proverete più la paura che avevate una volta. È proprio così che si trasforma quello che era una risposta emotiva negativa in una risposta emotiva positiva. E quindi è proprio per questo che il coaching è fantastico, perché veniamo ad intervenire per far sì che le emozioni d'ora in poi giochino un ruolo a favore dei nostri desideri, obiettivi, aspettative, piuttosto che contro. E con questo direi che è tutto. Sì. Vi ringraziamo per l'attenzione, siamo sicurissimi che avrete imparato un sacco di cose molto interessanti sulle emozioni, come capirle e come gestirle al meglio. Noi vi diciamo alla settimana prossima con una nuova puntata. Se avete qualsiasi argomento che volete che trattiamo, vi preghiamo di lasciarle in commento sotto questa puntata. Grazie e a presto! Ciao!